Abbiamo detto più volte nei video durante questa stagione che Ferrari deve puntare al 2024 per rinascere come team, con una monoposto nuova diversa dalla SF23, e a Silverstone abbiamo avuto la conferma che gli aggiornamenti non bastano per Ferrari, ma non è l'unico team che vuole puntare al 2024. Infatti dopo la gara di Silverstone lo stesso Toto Wolff ha detto che anche Mercedes punterà tutto sul 2024 e sulla V15, sottolineando il fatto che la V14B non è abbastanza per provare a avvicinarsi a Red Bull. Ci ricordiamo all'inizio a Monte Carlo, quando fu introdotta la nuova versione della V14B, fu difficile da comprendere il setup da utilizzare. A Barcellona Mercedes è andata molto forte, confermandosi seconda forza, e da lì in poi molti hanno detto cavolo, ma se Mercedes ha convinto così tanto nella seconda gara dopo l'introduzione dell'aggiornamento, con il cambio del fondo, delle pance e della sospensione anteriore, allora potrebbe anche provare ad andare a prendere Red Bull per fine stagione. E dopo un po' di gara arriviamo alla gara Silverstone, dove troviamo una Mercedes che però è arrivata dietro a McLaren. Sì, è rimasta comunque terza forza, però non è abbastanza per provare a puntare alla Red Bull. Lo stesso Hamilton ha rimproverato il regolamento attuale dicendo che Red Bull sta già puntando all'anno prossimo e quindi ha iniziato molto prima degli altri a sviluppare la monoposto 2024, dando per scontato il fatto che quindi da ora in poi fino al 2026 domineranno ogni stagione, perché hanno un vantaggio tecnico talmente grande che possono permettersi ogni anno di finire gli aggiornamenti molto prima degli altri per la stagione corrente. Proprio per questo lo stesso Lewis voleva cambiare le regole, poi abbiamo sentito la risposta di Max, e anche per Mercedes ci sono dei lati positivi e negativi. Vediamo la direzione di Mercedes e come può essere paragonabile a quella di Ferrari, ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie sulla Ferrari, sulla Formula 1 e vi dico anche la mia opinione in merito. Io sono Rastro e oggi andiamo a analizzare la situazione in casa Mercedes dopo il Gran Premio di casa a Silverstone. But now can Leclerc with DRS get back at Verstappen? We're heading towards turn 4. Can he stay on track? And it's just as he retakes the lead from Max Verstappen. Sicuramente il fatto che Mercedes si conferma davanti a Ferrari e Aston Martin per il team di Brackley è una buona notizia, perché è riuscita a battere gli avversari che si porta dietro da inizio stagione, ma dall'altra parte prendere 6 secondi e 7 in gara, che è il distacco tra Verstappen e Hamilton, dopo che c'è stata anche una safety car in una pista non tanto favorevole alla Red Bull, dove ha fatto un assetto non troppo azzeccato, come ha sottolineato lo stesso Max, e stando dietro a McLaren, non è un risultato così positivo per il team di Brackley, che sì, ha confermato un buon passo, ma non riescono ad andare a prendere Red Bull, che è il loro vero obiettivo, come ha dichiarato lo stesso Toto Wolff. Ma soprattutto McLaren ha fatto più punti di Mercedes, con Norris che è arrivato davanti a Hamilton e Piastri che è arrivato davanti a Russell, e McLaren avrebbe fatto ancora più punti se non ci fosse stata la safety car, che ha aiutato indubbiamente Hamilton a conquistare quel podio. Quindi sì, sicuramente Mercedes è migliorata molto con la V14B rispetto a com'era la V14, soprattutto riesce ad andare molto più forte nelle curve ad alto carico, nelle curve veloci, fatica ancora molto nelle curve a bassa velocità e in trazione. Ma nonostante ciò, se andiamo a vedere nel dettaglio il confronto con McLaren, la MCL60 riesce a generare molto più carico rispetto alla monoposto di Mercedes. Questo l'abbiamo visto soprattutto a Maggots e Beckett, e quindi in una pista favorevole a McLaren abbiamo visto come il team di Woking è riuscito a battere Mercedes. C'è da dire che anche questi nuovi pneumatici con una carcassa più dura hanno aiutato indubbiamente McLaren a essere più competitiva, perché tutti i team che facevano un po' più fatica con l'anteriore, avendo un anti-dive più marcato, come McLaren, che ricordiamo che ha lo stesso sistema sospensivo di Red Bull ed è l'unico team in griglia a avere questa cosa in comune con il team di Milton Keynes, con un pull rod all'anteriore e un push rod al posteriore, prima di questo aggiornamento sugli pneumatici faceva un po' più di fatica a avere un avantreno preciso e quindi anche a mettere in temperatura le gomme anteriori, e dopo questo aggiornamento alle gomme Pirelli McLaren è riuscita a trovare più feeling con l'anteriore, avere quindi una guida più precisa per entrambi i piloti, per Norris e Piastri, e con anche gli aggiornamenti di Austria ritrovare tanto carico aerodinamico, pagando un pochino di drag. E se questo aggiornamento sulle gomme ha aiutato McLaren, non si può dire la stessa cosa su Mercedes, che in Austria abbiamo detto ha sbagliato il setup. Qui a Silverstone sono riusciti a trovare un setup ideale, ma non erano all'altezza di fronteggiare McLaren, soprattutto lato carico aerodinamico. Questo l'abbiamo visto anche alla fine, dove Norris aveva una gomma dura, Hamilton aveva una soft. È vero che la differenza nel degrado gomme e prestazioni non
era così elevata tra le tre mescole, però Mercedes con Hamilton non è riuscita a fare la differenza sorpassandolo in pista, rimanendo dietro e portandosi a casa il terzo posto. Quindi ora Mercedes deve cercare di inseguire McLaren per riconfermarsi seconda forza, perché attualmente dopo la gara di Silverstone la vediamo come terza, ma come ha detto lo stesso Toto Wolff hanno gettato la spugna per andare a prendere Red Bull. Per quest'anno sarà impossibile. Io l'avevo già detto quando ho visto la V14B che sì, poteva essere un passo in avanti per provare a confermarsi seconda forza, ma prendere Red Bull per qualsiasi team in griglia attualmente per il 2023 è davvero molto difficile. E quindi, come ha detto lo stesso Toto Wolff, da ora in poi tutte le risorse si dedicheranno al 2024 e quindi alla progettazione del telaio della V15, perché come ha detto lo stesso team principal austriaco non gli interessa andare a lottare per una seconda, terza posizione. Mercedes vuole lottare per il titolo e quindi ci sarà un'altra rivoluzione interna a Mercedes, un cambio di progetto radicale per la V15 che avrà tante innovazioni rispetto a questa V14 che sì è cambiata con la V14B, ma cambierà ancora di più l'anno prossimo. Questo sempre secondo le parole del team principal di Mercedes. Cito testuali parole: l'importante è tornare a vincere un titolo iridato. Quest'anno non sarà così, quindi si punta all'anno prossimo. Un'altra cosa che ha aggiunto è che queste gare da qui a fine stagione saranno utili per raccogliere ancora più dati, portare avanti uno sviluppo dedicato alla V15 per continuare a imparare, sottolineando il fatto che comunque l'anno prossimo il regolamento sarà lo stesso di quest'anno. Può utilizzare le gare di questa stagione come sperimentazione sul 2024. Toto Wolff ha anche ammesso che a causa del budget cap non si potranno fare enormi passi in avanti in questa stagione, che quindi adotteranno la filosofia di Ferrari di spendere la maggior parte del budget cap ora, poi puntare alla V15, ma non solo la restrizione di costi, anche le ore limitate in Gallerie del Vento e il CFD limitano la possibilità dei team di sviluppare la monoposto, capire esattamente i punti di forza e i punti a sfavore di ogni macchina, e quindi ci sono delle grandi limitazioni imposte dalla FIA per tutti quei team che vogliono recuperare su Red Bull. Red Bull sta dominando attualmente, ma un altro grande problema è che tutti i team non possono provare a prenderla perché le ore di test e gli sviluppi a portare in pista sono limitati, e questa è una cosa che non viene sottolineata spesso e ci tengo a dire in questo video. Un'altra cosa importante da sottolineare è che McLaren, per esempio, l'anno scorso a metà anno era più indietro nella classifica costruttori rispetto a Mercedes e quindi ha più ore in Gallerie del Vento al CFD quest'anno per sviluppare la macchina. Stessa cosa era successa a Ferrari nel 2021, per questo ha avuto un 2022 così entusiasmante nella prima parte, e questo, se vogliamo, è un aspetto positivo perché riporta dei team che fanno fatica a lottare per le posizioni di vertice, ma al tempo stesso il team che sta dominando in questo momento in Formula 1 è irraggiungibile. Toto Wolff ha anche sottolineato che questa V14B è più difficile da comprendere rispetto alla V08, la Mercedes del 2017, che era considerata diva, ovvero difficile da capire nel suo setup perché era davvero particolare nel comportamento in pista, con una finestra di funzionamento limitata. Nonostante ciò, il team principal di Mercedes è convinto che la V14B può vincere una gara quest'anno, e abbiamo visto come 2-3 decimi fanno la differenza poi per la posizione finale che hai in un weekend di gara, e avendo una struttura del team unita con un reparto strategie molto avanzato, Mercedes può puntare anche alla vittoria quest'anno secondo Toto Wolff e riuscire a battere per almeno una gara Verstappen, che attualmente però sembra infermabile. E come ho detto anche nel video di ieri, la differenza tra Mercedes e Ferrari sta proprio nell'atteggiamento. Mercedes ha una monoposto attualmente leggermente superiore a quella di Ferrari, è evidente dai dati in pista, però al di là di questo riescono anche a azzardare un po' di più sulle strategie, che azzeccano e anzi riescono a fare meglio di tutti gli altri, vedendo quello che ha azzardato Russell, la strategia di Hamilton, e in generale non sbagliano quasi mai su questo punto, mentre Ferrari d'altra parte è stata molto più prudente, e avendo un ritmo gara più lento Ferrari non può permettersi di essere così conservativa. Questa è una cosa che ho detto anche nel video di ieri. E rimanendo su Ferrari, abbiamo visto un Vasseur che non era tanto preoccupato dopo la gara. Ha detto che in Ferrari hanno letto proprio male la gara, pensando ci fosse alto degrado sulle gomme, mentre ce n'era davvero poco, e avendo tutti i dati a disposizione questo errore è inaccettabile. Ma al di là di questo Ferrari sta concentrando sulle prossime gare, soprattutto sul 2024. Dalla pausa estiva in poi si punterà a sviluppare una monoposto, che sarà la SF24 probabilmente, molto più competitiva e che avrà ambizioni di vittoria. I piloti sono un po' più preoccupati a questo punto di vista per le gare di quest'anno, non riescono a capire bene il setup della monoposto, essendo una vettura con una finestra di setup ancora limitata, e quindi sia Ferrari che Mercedes si ritrovano un po' nella stessa situazione, con però due atteggiamenti diversi. Da una parte abbiamo una Mercedes che è riuscita a valorizzare la sua vettura Silverstone
Silverstone facendo un lavoro migliore, contenendo i danni. Dall'altra parte Ferrari nella gara inglese non è riuscita a sfruttare al massimo il suo potenziale, commettendo tanti errori di strategia, essendo troppo conservativa e non mostrando un passo gara all'altezza. Entrambi i team punteranno per il 2024 a fare una monoposto più forte, che possa perlomeno impensierire Red Bull. Fatto sta che secondo me, se la situazione rimane questa e se Red Bull continua a investire prima degli altri per l'anno dopo, dovremo riparlare di un team che possa impensierire Red Bull a partire dal 2026 con il cambio regolamentare dei motori. Questa è ovviamente una mia opinione, la mia speranza rimane di un campionato aperto, però la vedo un po' dura per i prossimi anni. Fatemi sapere la vostra opinione su questo cambio di direzione di Mercedes, che da ora in poi punterà al 2024, così come anche Ferrari da dopo la pausa estiva farà la stessa cosa. Secondo voi è una decisione giusta da attuare? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.